Ciao e benvenuti nuovamente in un mio nuovo video. Oggi sfogliamo insieme Burda Easy 1 2024, quindi il primo numero dell'anno. Andiamo subito a sfogliarlo insieme. Questo è il primo, sono delle magliette, delle maglie che possono essere utilizzate per fare allenamento, anche per fare allenamento. Ad esempio questa la possiamo utilizzare sia in estate abbinandola ai pantaloni, ad una gonna corta, una gonna lunga, però anche in palestra per fare allenamento la possiamo utilizzare. Quindi questa top canotta è la numero 1. Come tessuto è stato utilizzato il jersey, super sportiva, mi raccomando. Per realizzare gli orli che siano elastici bisogna utilizzare il doppio ago, mi raccomando, è molto importante utilizzare il doppio ago. E se hai la fortuna di avere una macchina appunto copertura, che è una tipologia di macchina che serve appunto per fare questo tipo di impunture che io posseggo, se vuoi informazioni ho la Neki NC10, se vuoi scrivimi in privato. Se non hai la appunto copertura puoi utilizzare il doppio ago. Maglia particolare perché abbiamo tutti questi incroci sulla parte del dietro che la rendono veramente molto carina. Qui in questa pagina invece abbiamo un modello diverso perché è più corto, quindi rimane più corto per eventualmente andare in palestra per fare workout. Sono anche molto facili e veloci da realizzare. Tra l'altro così impariamo a prendere dimestichezza con i tessuti elasticizzati. Il cropped top è l'1B tessuti, è stato utilizzato un jersey, quindi anche in questo caso si ha bisogno di aghi jersey, doppio ago e dei punti particolari con la tua macchina per cucire, e il punto zig zag triplo ti consiglio per impunturare. Qui abbiamo un altro modello invece che a me piace moltissimo, questo lo faccio sicuro, magari lo faccio un pochettino più lungo, ma mi piace moltissimo come sono state realizzate le spalline del top, quindi delle spalle, le spalline che rimangono, come possiamo vedere, larghe. È stato utilizzato sempre un jersey bielastico, mi raccomando, per fare questo tipologia di maglie si ha bisogno di un jersey bielastico. Si possono profilare, come in questo caso, le spalline, vediamo che sono profilate con un nastro in sbieco elastico che io posseggo, quindi possiamo vedere insieme il tutorial per eseguirlo, questo passaggio. Da questo numero le istruzioni di cucito si trovano alla fine del giornale. Quindi abbiamo le maglie che abbiamo visto prima, che sono la 1, la 2 e la 3. Qui sono stati utilizzati jersey tecnico e tecnico, filo da cucito elastico, aghi per jersey e ago doppio. Poi è stato utilizzato anche un elastan di altezza 4 cm. Comunque qua ci sono tutte le istruzioni, il taglio, tutto ben spiegato, e qua tutte le spiegazioni, come sempre, tutte le spiegazioni della maglia. Qui abbiamo invece il gilet in peluche che è il numero 2A. In questo caso è stato fatto corto con laceri a lampo sulla parte del davanti ed è stato utilizzato uno sbieco per finire i bordi, e qua ci consiglia questo. Se non si trova lo sbieco giusto, quindi dello stesso colore del tessuto che abbiamo utilizzato, possiamo farlo noi con questo attrezzo. Ti ho fatto vedere anni fa in un video come realizzare con questo attrezzo qui gli sbiechi. Possiamo utilizzare tutti gli sbiechi che vogliamo. Ti ho fatto anche vedere come si realizzano gli sbiechi e come si realizzano con questo attrezzo. Tape maker, che piega alla perfezione, stiri, bisogna stirare e poi è pronto lo sbieco. Si può indossare anche con un dolcevita, per esempio, se non vogliamo utilizzarlo, diciamo, per andare in palestra, anche se insomma questo tessuto è un pochettino troppo pesante, però magari quando usciamo dalla palestra abbiamo bisogno di qualcosa che ci copra, perché magari ci possiamo ammalare, ecco, perché siamo tutti sudati. Comunque, per esempio, quando andavo in palestra subito dopo mi mettevo una giacchetta per arrivare fino agli spogliatoi e poi farmi la doccia, quindi questo potrebbe essere un'idea
giusta. Qui invece lo vediamo nel modello 2C, che è il gilet che rimane bello lungo con la cintura, quindi lo possiamo abbinare con questa bellissima cintura, ed è stato realizzato, come possiamo vedere, con il collo alto. Mi piace moltissimo con il collo alto e anche con la cintura, quindi abbiamo tutto, sia il gilet che rimane più lungo, rimane a collo alto, e con la cintura, ed è stato realizzato in un tessuto trapuntato. Quindi questo è il secondo modello. Il terzo modello è questo che rimane molto lungo ed è il 2B, è il maxi gilet. Questo è un maxi gilet che possiamo utilizzare in svariati modi, sia per andare anche questo in palestra, sia per uscire, diciamo, fare delle passeggiate e quindi vestiti un po' casual. Insomma, è veramente molto versatile ed è stato realizzato anche questo con la stoffa trapuntata e double face, così non abbiamo bisogno di fodera, quindi è stato utilizzato un tessuto che non ha bisogno di fodera. Il modello è questo. Allora, il B e il C, che sono di due lunghezze. Qui abbiamo tutte le spiegazioni passo passo, come sempre, per la sua realizzazione. Super Shirt è la 3C, è una maglia, come possiamo vedere, a maniche lunghe, con una parte che si può fare il nodo, che sono due parti più lunghe e si può fare il nodo, con i polsini. Ti ho fatto un video tutorial per farti vedere come si realizzano i polsini passo passo. Possiamo utilizzare anche un colore a contrasto per renderla magari molto particolare. È stata realizzata in velluttino morbidissimo e biologico. Invece abbiamo il 3A. Allora, il 3A invece è la shirt corta, quindi rimane proprio corta, divisa a metà sia nella parte del dietro che del davanti. Il tessuto utilizzato è una felpa di cotone, colletto allargato. Volendo la possiamo fare anche più lunga. Di questo troviamo il video tutorial su YouTube. In questa versione invece 3B abbiamo utilizzato due colori di tessuto diverso, quindi il turchese in questo caso e il panna, ed è il numero 3B. Quindi questa shirt tricolore, come possiamo vedere, è molto carina, rimane a manica corta, sempre con i due lembi che possiamo annodare con appunto un nodo o un fiocco, volendo anche un fiocco. E anche questa possiamo modificarla, cioè possiamo per esempio fare il colletto di questo colore e questo magari tutto dello stesso colore, per esempio possiamo fare tutto beige. Possiamo anche utilizzare il modello precedente per farla più lunga, per esempio la manica con il polsino, ad esempio, del colore sempre turchese. Queste sono tutte le modifiche che eventualmente possiamo fare, ed è stata realizzata in jersey di cotone. Ecco qui i tre modelli A, B e C, e qui abbiamo il pezzo forte, che sono i pantaloncini da ciclista, comunque i leggings, cosiddetti pantaloncini. Ce li abbiamo di tre tipi. Questi sono i 4B e sono corti, quindi da ciclista. Possiamo vedere dal figurino che sono fatti con un colore diverso ai lati, anche nella parte del dietro hanno il cinturino alto. Quindi sono dei pantaloni, dei leggings che vestono veramente molto bene, e qui ci consiglia di utilizzare un filo elastico che garantisce l'estensibilità delle cuciture. Ovviamente sono stati realizzati in jersey. Abbiamo poi questa versione che mi piace moltissimo, la versione lunga, un po' a zampa d'elefante, che è la 4A Yoga Pant. Fantastici, questi io li faccio al 1000x1000, sono anni che dico che vorrei fare dei pant, questi li faccio sicuramente perché sono il top. In questo caso sono stati realizzati tutti dello stesso colore, ma volendo possiamo utilizzare dei tessuti di colori diversi, sempre lo stesso tipo di tessuto che deve essere bielastico, però possiamo utilizzare tessuti diversi sia per le parti dei fianchi che sia per il cinturino. Oppure possiamo fare solo i fianchi di un colore mentre il pantalone e il cinturino di un altro. Sono affusolate nella parte del davanti e scendono lunghi e svasati. Si possono utilizzare anche per uscire. Ed è jersey di licra, quindi bielastico, tessuto bielastico. In questa versione 4C abbiamo i leggings con cintura elastica, quindi in questo caso invece di utilizzare la cintura eseguita con lo stesso tipo di tessuto
con cui sono stati utilizzati i leggings, sono stati cuciti i leggings. In questo caso utilizziamo una cintura elastico in vista. Come tessuto è stato utilizzato sempre un tessuto elasticizzato. Qui abbiamo i 3 tipi di pantaloni A, B e C, e qua c'è tutta la scuola di cucito dove ci spiega passo passo come poterli realizzare. Fammi sapere nei commenti se vuoi il tutorial, se ti interessa. Qui invece abbiamo un altro tipo di short, quindi pantaloni da paracadutista, questi li chiama così, e sono il 5C. In questo caso rimangono molto corti, sono stati realizzati in velluto, hanno la cintura in vita con una baschina con un nastro, hanno anche le tasche, mentre qui li abbiamo lunghi, quindi pantaloni stile paracadutista, però anche in questo caso ma rimangono lunghi, tasche applicate lateralmente, quindi abbiamo le tasche, le vediamo bene nel figurino, e questi sono sempre i pantaloni, molto carini a seconda del colore. Questi possiamo utilizzarli tranquillamente per uscire, non solo per fare workout. Il 5B invece rimangono belli lunghi, quindi sono i più eleganti in questo caso, hanno anch'essi una cintura in vita, le tasche sono inserite nelle cuciture, scendono belli ampi fino all'orlo. Anche questi sono molto belli, sono tipo pantalone palazzo e sono stati realizzati in liocell e hanno la coulisse con elastici. Questi sono veramente molto belli da realizzare. Questi sono i 3 pantaloni A, B e C, e qui abbiamo tutta la scuola di cucito, ecco qua, e qua tutta la spiegazione. Qui abbiamo altra scuola di cucito, la stiratura, come accorciare le cernie lampe, tessuti estensibili, una piccola scuola di cucito molto semplice. Qua c'è tutta una sezione che ci indica come combinare o scombinare i capi di questo numero. Diciamo che questa è una rubrica nuova, in questo caso abbiamo tono su tono, molto bello, mi piace molto il tono su tono, quindi utilizzare i 2 tessuti che hanno lo stesso tono, però uno è più scuro e uno più chiaro. Qui hanno unito, diciamo, sia gli short con la maglia che abbiamo visto prima, e qui invece mi piace molto perché è un completo da palestra formato appunto dal top che abbiamo visto prima e i pantaloni elasticizzati stile yoga, ed è veramente un completo fantastico. Ricordati sempre di leggere come prendere le misure per scegliere la taglia giusta. Qua abbiamo anche le fasi in cui sono tutti i modelli tutti insieme. Fammi sapere se questa tipologia di Burda Easy, che è un po' cambiata come possiamo vedere, ti piace o ti piaceva più la precedente. È organizzata leggermente diversamente rispetto ai precedenti Burda Easy. Fammi sapere cosa ti piace, cosa ti piacerebbe realizzare. Io sicuramente realizzerò questi pantaloni perché sono fantastici. Mi piace moltissimo Burda Easy, è una delle riviste di cucito preferite. Se non sei iscritto al canale, iscriviti al canale, lascia un commento qua sotto che è semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata. Lasciami un commento, un bel like, iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornati, così riceverai tutti i nuovi video che verranno caricati nel canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e buon cucito sartoriale, ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è soprattutto terapia. Ciao!